E siamo arrivati a Locorotondo. Il primo parcheggio l'abbiamo trovato occupato dalle giostre, era un bel parcheggio grande, però fortunatamente ce n'è un secondo dove arrivano anche i pullman turistici a pagamento e adesso andiamo a visitare il borgo. Locorotondo rientra nella lista dei borghi più belli d'Italia. Ha un centro storico caratterizzato da un intreccio di viette e stradine dove perdersi è d'obbligo, scoprendo botteghe e localini. Caratteristica di Locorotondo è proprio la sua pianta urbana circolare e le commerse, le tipiche case bianche con il tetto spiovente. Passeggiando per i vicoli di Locorotondo, la cosa che più ci sta prendendo è un profumo di pulito, di biancheria stesa che è la fine del mondo. Questo l'avevo notato anche in altri borghi, anche Sì. in Calabria succedeva. Sì, è vero. Ma qui proprio è... Cioè passeggi e siccome stendono il bucato dalle finestre, profumano, mamma mia. Bellissimo. Magari il nostro bucato profumasse così. A casa noi, per esempio, stendendo al chiuso, di certo qui stendi non al si sole. sviluppa questo profumo qua. Ma no, io intendo quello del camper. Ah, figuriamoci poi. Nelle lavanderie quelle a gettone, col cavolo che escono. Ah, sì, ciao. Percorriamo un po' di strada verso nord e raggiungiamo finalmente Alberobello. Allora, siamo appena arrivati all'area sosta. È un'area sosta con carico e scarico, corrente elettrica inclusa nel prezzo di 20 euro. Non ci sono i bagni, questo è un parcheggio praticamente. E siccome è una delle poche sere nelle quali usciamo, vero Vale? Infatti, guarda, sto già Infatti. E Valentina sta già sbadigliando. Ci godiamo questa Alberobello all'imbrunire con tutte le lucette accese. Alberobello è così famosa per i trulli perché in pochissimo spazio se ne trovano oltre 1400 e per questo il piccolo paese rientra nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO dal 1996. I was praying down on my knees and I still can't believe you showed up out of the blue. I'm so happy it hurt when they walked out the door. Happy they left my heart broke on the floor. E facciamo un giro per i trulli anche di giorno. Anymore, had to leave it. La città fu fondata nel 1600 e oggi esistono due quartieri, uno vissuto dove la gente abita e lavora e l'altro dedicato ad attività commerciali e dove c'è il maggior numero di trulli, circa 1000. Sono tutti concentrati giù, Nel rione Monti, mi pare si chiami. dove ci sono tutti i negozietti, souvenir e tutto quanto, ma se si sale vicino alla chiesa c'è un quartiere praticamente vuoto e oggi c'è un cielo stupendo. Passeggiando per il rione antico conosciamo una simpatica signora che ci spiega come si viveva qui. Io mi chiamo Grazia. Grazia. Sì, E È vive qui. disinvolta la prima sì, vivevo qui, eravamo 15 in quattro trulli. 4 trulli, 15 Quindi, E questo è il rione questo più è vecchio, più antico. questo è stato costruito nel 1004, 700 anni questi trulli. A 700 anni. 700 anni. E là si vede bene, se vedete uno sguardo sopra Sì. e non c'è la malta, non c'è niente, guardate. infatti, ecco. infatti. Qua siamo nel vero rione originale di Alberobello.
Rione Monti, siete è più nuovo. È più nuovo di Tutti questo. i negozi ci Sì, perché lì è nato commerciale, sono andato commerciale. Invece qui è proibito il commercio. Perché l'UNESCO ha dichiarato Ha deciso questa che è patrimonio. la zona vera, ecco. Ah, questo E è- infatti qua c'era un bar, l'hanno fatto togliere. già. Perché non può stare il bar a questo rione. Qua non- quindi lei, se signora- vende qualcuno a questo rione non può vendere perché è proibito la vendita. Quindi lei signora qui stendeva i panni? Io mettevo i panni qui fuori con i figli. Con i grandi. figli? Sì, mamma come faccio a mettere i figli con questo viavaio che Ma si perché i fa? figli dove certo. Ecco, quei guarda, ganci lì? sì, si mettono tutti così qua. Ah, ma proprio Beh. qui arrivano? Bello mio. Adesso Noi sai come facevamo a quei tempi? Non lo scorderò mai. Mette una tavola per salire sopra. Perché i figli, perché la roba non doveva appoggiare a terra. Specialmente le lenzuola, le cose. Io dico lo sgabello. E si salì sul sgabello. E come ragazzi. si lavavano i panni? Nella tina, c'era una tina grande. Ma qui c'è il pozzo? No, fuori si lavavano. Fuori. D'inverno E dentro, ma l'acqua- d'estate E fuori. l'acqua da dove si prendeva? Dalla cisterna. Ah, c'è E una- poi c'è la fontana qui sopra, però la cisterna, guarda. Ma qui il pozzo non ce l'avevate? Sì, sotto i gradini, guarda. Ah, sotto i gradini. Sì, lì. Ah, questo era. Beh, sì, è Ma stato proprio chiuso. l'ingresso? È stato chiuso, signori. Ah. Ecco. Però poi si andavano alla fontana a prendere i secchi. Qua si chiama Rionaia Piccolo Vicolo di Abruzzi, la zona proprio originale. Sì, ecco. che bello. Che bravi. Quindi che voi siete. fino al 98? Io sono stato fino all'88. con i 88. figli, all'88. E adesso? Sì. Adesso abito una casa qua vicino in condominio, perché ripeto, qui la roba. E non può tornare? Io se voglio posso, però la roba non me la stendo ma come questo insomma, via vai. Vi ripeto, io avevo tante comodità cose di mamma, ci i sono. bambini nel passato non lo fanno apposta anche i ragazzi, però sai come nel passato dopo ci può fare la roba trascinandola. Li stende sui tetti? Eh no, su là non puoi andare. Ah, non si può. E perché là a fianco, se vai sopra, guarda cosa succede poi? Che a fuori salire si e fare, rovina. perché qua non c'è mate, non c'è niente. Ah, certo. Magari, Si no, cade. sui tetti non si può andare. Bello, grazie Perché signora. non si può Devo andare? far vedere Perché? questi attori italiani. Andiamo a Perché vedere. si rovinano e si si rompono spaccano. i tetti. vedete? Arrivederci. No, Ma devo l'attore vedere americano, l'attore Ah, americano. E dopo aver visto tutte le foto delle persone illustri che hanno visitato la casa della signora Grazia, continuiamo ad esplorare il borgo antico ed entriamo in una casa a Trullo aridata come un tempo. La signora ci ha spiegato che una volta nei trulli non c'erano i letti, ma c'erano proprio degli accumuli di paglia. Il termine trullo significa cupola, che caratterizza il tetto a forma conica costruito con le chiancarelle, le pietre friabili che vengono posizionate a secco. Sulla sommità dei tetti si trovano i cucurnini. Sapete cosa sono? Sono i pinnacoli che chiudono il cono e la cui forma è legata al culto delle pietre e del sole. Le famiglie più abbienti avevano in chiusura un pinnacolo più elaborato e decorato, le altre famiglie invece avevano solo una semplice pietra. Visitiamo poi la chiesa di Sant'Antonio, costruita nel 1927 in cima al rione Monti, caratterizzata dalla costruzione a trullo per via del divieto di costruire in questa zona abitazioni di tipo diverso. Siamo arrivati al centro visite Gavsit a Serranova. Siamo nella riserva naturale di Torre Guaceto. Il centro visite organizza numerose attività e percorsi guidati alla scoperta del territorio. Iniziamo questa avventura. Sì, ciao, buongiorno. Anzitutto buongiorno, benvenuti a Torre Guaceto. Qui siamo in una delle aree protette più belle d'Italia, ovviamente. E adesso ci avventuriamo un po' a visitarla. Andiamo! Insieme a Giovanni e Pietro andiamo a conoscere l'area protetta di Torre Guaceto. Si estende in un'area che va da Brindisi a Carovigno.
È molto vasta e comprende la riserva marina di 2200 ettari e la riserva terrestre di 1100. In essa vivono numerose specie animali e vegetali che vengono tutelati dal consorzio insieme al WWF. In questo momento stiamo andando a visitare la parte agricola, dove è nato il progetto Oro del Parco, che include numerosi ulivi secolari. Qui siamo all'interno della riserva, siamo di fianco a un fantastico ulivo secolare. Sugli ulivi potremmo dire veramente tantissimo e soprattutto dobbiamo sottolineare il fatto che è una pianta che ha assolutamente bisogno dell'uomo, nel senso che questa è stata scolpita dall'uomo. Scolpita significa che ha visto tantissime generazioni che l'hanno appunto modellata ed è l'amore dell'uomo che ha reso questa pianta così bella, così, come si suol dire, monumentale. Tant'è che moltissime di queste piante partono dal fatto che si innestano delle piantine selvatiche, facendo sì che queste piantine selvatiche non produttive diventino poi produttive. Di fatto, a voler essere proprio pignoli precisi, l'ulivo non è una pianta autoctona, è una pianta che viene dal Medio Oriente. E in tempi passati qui intorno a noi avremmo trovato solo e semplicemente macchia mediterranea. Questa potremmo dire che è una pianta che ha i suoi 400-500 anni. Quindi significa che nell'arco di 400-500 anni, o forse anche qualcosina di più, ha conosciuto diversi contadini. Ognuno di questi si è preso cura amorevolmente di questa pianta, scolpendola letteralmente. La sua forma è il risultato della immaginazione del contadino. Siamo nel centro recupero tartarughe marine di Torre Guaceto. Ovviamente questo centro è gestito dall'ente parco con molto sacrificio perché implica davvero tanto lavoro. Sono tartarughe per certi versi sfortunate perché arrivano qui a seguito di incidenti. Può capitare a queste creature di finire nelle reti di un pescatore. E in questo senso, se questo dovesse succedere, un soggetto del genere potrebbe anche morire per soffocamento, perché immaginate che una tartaruga non è fatta per stare tantissimo tempo sott'acqua, ma sistematicamente deve riemergere. Quindi se dovesse rimanere intrappolata in una rete, finirebbe per stare troppo tempo sott'acqua, rimanendoci, lasciandoci libera. Qui nell'area parco proviamo a utilizzare, laddove la pesca è consentita, reti non in nylon ma in tessuto, in modo tale che queste reti possano essere facilmente strappate da questi animali per liberarsene e quindi riemergere. Questi animali prediligono queste coste perché loro utilizzano queste sabbie per deporvi le uova. Dobbiamo dire che qui la nostra area marina protetta è suddivisa in 3 sottozone. C'è una zona A, una zona B e una zona C. La zona A è quella, diciamo, integrale, nella quale davvero è vietata qualunque attività antropica. Però c'è da dire, sottolineare il fatto che nella zona C si è creata una ottima convivenza anche addirittura con i pescatori, quelli che qui in passato, prima dell'istituzione dell'ente parco, addirittura si spingevano a pescare in maniera, diciamo, pesante, utilizzando addirittura esplosivi, avendo un rispetto dell'ambiente assolutamente nullo. Diciamo che gli stessi o i figli degli stessi oggi piano piano sono entrati nell'ottica della tutela ambientale dell'ecosistema marino, nel senso che piano piano sono stati coinvolti nei progetti del parco. Qualora loro dovessero vedere questi animali in difficoltà in mare, sono davvero i primissimi a prendersene cura, perché sanno bene che i progetti del parco sono da sostenere, quindi è molto utile, amorevole portare qui una tartaruga in difficoltà in modo tale che venga curata, in modo tale che il cerchio si chiuda, nel senso che qui l'ente parco fa il suo in quanto protezione dell'ambiente e loro contemporaneamente possono, diciamo, pescare avendone anche una utilità economica. Tantissime volte sono esattamente i pescatori, e questo è un po' anche strano da dire, a portarci le tartarughe in difficoltà. È importante anche osservare come questi animali possano più o meno bene convivere con l'uomo. E diciamo che trattandosi di un animale tendenzialmente primitivo, potremmo dire così, ha una convivenza delicata con l'essere umano, il quale volontariamente o involontariamente finisce per infastidire la vita di questi animali. L'esempio più, diciamo, noto è che loro certamente risentono della presenza di plastica in acqua. Bisogna sapere che loro prediligono come alimenti le meduse. Questo significa che tante volte un sacchetto di plastica, per esempio, che galleggia in acqua, possa somigliare tantissimo alla medusa.
E tra l'altro loro non hanno una vista eccellente, quindi diciamo prese dalla fame potrebbero semplicemente decidere di ingoiare questo oggetto, tendenzialmente medusa, ma di fatto busta. Non è strano infatti che moltissime delle tartarughe che ospitiamo in questo centro, analizzate, poi mostrano di avere nella pancia tantissima plastica. Quindi questo, diciamo, è uno dei problemi più frequenti. È anche importante dire che finiscono per essere vittima di ami, no? L'amo da pesca, lenze più o meno grandi, che loro ingoiano sempre perché è alla ricerca del cibo, e poi qui fortunatamente insomma siamo in grado di intervenire in modo tale da estrarre questo amo e un po' poi curarle. Ci sono diversi modi purtroppo per dar fastidio a questi animali. Un altro potrebbe essere quello semplicemente legato alle eliche delle imbarcazioni, le quali, ruotando appunto, potrebbero semplicemente purtroppo tagliare un arto di questi animali. E non è strano che qui siano arrivati anche animali con un arto amputato a seguito dello scontro, dell'incontro di un'elica di un'imbarcazione. Saliamo nuovamente sul pick-up e raggiungiamo la torre di Torre Guaceto, simbolo della riserva, che risale al 1500. Di origine aragonese e serviva come punto di avvistamento e difesa contro gli attacchi provenienti dal mare. Questa è una delle tante torri costruite sulla costa e che comunicavano tra loro quando veniva avvistato il nemico. Questa visita rientra nei percorsi offerti dall'associazione. L'ente parco di Torre Guaceto ha raggiunto nel tempo un'importante sintonia tra il mondo marinaio e il mondo agricolo, valorizzando i prodotti locali come il pomodorino fiaschetto e l'olio degli ulivi secolari, incentivando un meccanismo sostenibile grazie al quale tutti ne traggono vantaggio. Tutto questo si è ottenuto attraverso un dialogo costante con gli operatori del settore. Per questo andiamo a visitare l'azienda agricola Calemone, una delle aziende simbolo di questo progetto. E la via che stiamo percorrendo, la strada che stiamo percorrendo adesso, molto interessante la storia di questa strada. È una storia di pirati, di contrabbandieri. Questa è stata costruita dai contrabbandieri di sigarette? Assolutamente sì. Negli anni 90? Assolutamente sì. Ne sono arrivate tantissime qua e per portare verso l'interno loro hanno realizzato esattamente questa strada. Che devo dire che è quasi meglio delle strade comunali che troviamo in giro. Sono stati veramente... Allora sì, le aziende che collaborano con Guaceto sono sostanzialmente diverse, soprattutto Pietrasanta, Sife e Calemone. E adesso siamo qui a Calemone, dove effettivamente insomma i prodotti trasformati sono diversi e possiamo farcelo raccontare da chi effettivamente opera in questo ambito. Questa azienda è nata proprio quando si è costituita la riserva naturale di Torre Guaceto, perché un po' tutti gli agricoltori della zona sono stati chiamati per cominciare a coltivare e convertire i terreni che avevano nella riserva in biologico, e di là è nato il progetto anche di rivalutare e di riprendere un attimo il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, che era una varietà che i nostri nonni utilizzavano e coltivavano per la trasformazione della passata, e invece gli agricoltori adesso l'avevano un po' abbandonata perché è una pianta che produce poco, rende poco in trasformazione e quindi non veniva più coltivata. Nasce come presidio slow food in biologico. La caratteristica principale del pomodoro fiaschetto è che è molto dolce. E così le caratteristiche di questo pomodoro comunque si hanno perché sono coltivati qui all'interno della riserva, perché i terreni sono terreni paludosi dove si è ritirata l'acqua del mare negli anni scorsi, quindi ha lasciato un substrato molto fertile che dà delle caratteristiche particolari al pomodoro. Quindi il pomodoro fiaschetto è un pomodoro che ha il giusto grado di equilibrio fra acidità tipica del pomodoro e dolcezza. Ma Mina, Dimmi. come lo preferisci tu questo pomodorino? In tutte le salse. In tutte le salse. Questi produrranno le prime bacche di pomodoro. Facciamo una bella chiusura ringraziandovi di questo meraviglioso tour che ci avete fatto fare. È un percorso entusiasmante, consigliamo a tutti assolutamente di venire a visitare la riserva marina di Torre Guaceto e con queste guide andrete sul sicuro, ci sarà un percorso veramente favoloso. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie, ciao.
siamo parcheggiati bordo mare e praticamente è su un terreno fangoso, nel senso che adesso è secco, ma se dovesse piovere diventa tutta melma e non so come potremmo uscire di qui. È duro, eh? Mangiamo velocemente una cosa e poi ci organizziamo perché il camper ha compiuto 4 anni e quindi è entrato nel quinto e bisogna fare la revisione che scade tra poco. Intorno qui abbiamo visto che ci sono vari centri revisione, quindi se riusciamo nel primo pomeriggio faremo questa cosa, organizzandoci anche con i gatti perché dovranno rimanere nel trasportino per un po' di tempo. Il pranzettino comprende tonno in scatola, insalata, pomodori, una sgrattugiata di taralli dell'azienda Calemone, pomodori fiaschetto semisecchi. No, che buono! Assaggio così prima, posso? Sì. Ma guardate che bel boccone. Ormai sono diventato un esperto qua di cucina, come potete vedere. Comunque buon appetito, ci vediamo dopo. Adesso Pronti? facciamo una bella revisione al mezzo. Ho segnalato appunto che abbiamo 2 gatti, ho detto che non ci sono problemi, Valentina starà dentro con loro, tanto comunque non è che sia una cosa complicata come revisione. Dietro 16 quintali e davanti mi sto ricordando, mi sembra 1600 kg sì. e davanti 1200. 1200, sì. Quindi abbiamo scoperto che il mezzo pesa 2 tonnellate e 8. Tutto a posto? Sì, freni sì. Ah, i freni, ok, solo i freni. I freni siamo a posto. Allora, adesso facciamo la prova dei fari. Misuriamo l'altezza dei fari. 2 da Baglianze e 2 alla Baglianze. È una vittoria, sì. Non inquino. Giusto? Sì, sì. Perché non deve superare lo 0,5, noi siamo a valore 0. Revisione terminata, una mezz'ora di tempo, niente di che. Okay. Perfetto. Grazie a grazie lei. mille. Grazie. Ciao. Ciao. A posto? A posto? Fatto. Guarda, i gatti tranquillissimi, tranquillissimi.